C'è un evento che lega stretti la città di Comacchio alle imprese di Giuseppe Garibaldi e se alcuni oggi la soprannominano come la piccola Venezia perché le due morfologie effettivamente possono sembrare simili, ma è anche vero che in passato erano due territori nemici e questo evento sottolinea come i patrioti di un'Italia che non era ancora Italia si distinsero dagli austriaci e con grande coraggio difesero il generale Garibaldi proprio da Venezia, o meglio, dagli austriaci che occupavano Venezia. Un breve riassunto in questo video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Gita improvvisata tra le province di Rovigo, Ferrara e Ravenna e ho deciso di fare questo video per rivivere insieme a voi quella che viene definita come la trafila del generale Garibaldi, che ci insegna che alle volte per raggiungere un obiettivo forse è più furbo fermarsi o addirittura fare anche qualche passo indietro e aspettare il momento più opportuno. E questo video inizia da una breve visita a Comacchio e poi ci sposteremo verso alcuni dei luoghi simbolo della trafila del generale, per cui adesso saliamo in sella e andiamo verso il centro di Comacchio. Comacchio è uno dei paesi più importanti dell'area del delta del Po e se in antichità era un arcipelago costituito da 13 isolotti, nel 1821 invece questo arcipelago è stato direttamente unito alla terraferma e ancora oggi molti la soprannominano come la piccola Venezia, sicuramente perché di fatto era un arcipelago anche Comacchio, ma soprattutto per la presenza dei canali e dei ponti. Ma questa omologazione non piace proprio a tutti, un po' perché Comacchio fu distrutta da Venezia nei secoli scorsi e un po' perché, non soffrendo di overtourism, Comacchio riesce ad essere unica a modo suo. Ma a proposito di ponti, ne visiteremo due, ma quello dietro di me è sicuramente quello più importante. E il nome originario di questo ponte era Ponte Pallotta, perché Pallotta era il nome del cardinale che ne commissionò la costruzione. Poi, per semplicità, lo si chiama semplicemente Tre Ponti, proprio per la sua struttura. In origine questo ponte era fortificato e quelle due erano le torrette d'avvistamento, però tornando alla struttura è un insieme appunto di tre ponti con 5 scalinate che portano ad un unico rialzo e al di sotto c'è un'unica volta che si apre in 5 archi mettendo in comunicazione 4 diversi canali, come se fosse un grande incrocio. E infatti il Po e i canali del delta del Po sono delle vere e proprie strade d'acqua e collegano il cuore della pianura padana al mare Adriatico e soprattutto nei secoli scorsi per i commerci erano fondamentali perché di fatto consentivano alle imbarcazioni di raggiungere la pianura dal mare e viceversa.
Scendendo dal Tre Ponti percorriamo via della Pescheria e lì a pochi passi lo vediamo già, c'è un altro ponte, si chiama Ponte degli Sbirri. E si chiama proprio così perché qui c'erano le vecchie carceri e non ci sono molte informazioni a riguardo, però essendo ad angolo era sicuramente un punto di vista comodo per le guardie. Ma oltre ad essere un collegamento pedonale, il canale che scorre sotto questo ponte porta prima al Tre Ponti, poi alla Valle di Comacchio e dalla Valle di Comacchio si arriva poi in quella che un tempo si chiamava Magnavacca e che oggi si chiama Porto Garibaldi. E Porto Garibaldi non è un nome scelto a caso, per cui adesso ci spostiamo e andiamo lì per capire il motivo. E adesso lo vediamo come un grande centro urbano, c'è un porto, ci sono le spiagge, ci sono i lidi, ma un tempo tutta quest'area si chiamava Magnavacca e semplicemente il nome deriva dal latino, da magnum vacuum, e cioè da grande vuoto, perché qui, oltre alle paludi, non c'era proprio niente. Nel mese di luglio 1849 Giuseppe Garibaldi insieme ai suoi uomini e sua moglie Anita cercarono di raggiungere Venezia, che in quel momento stava cadendo sotto il dominio austriaco, e così partirono da Roma, andarono a San Marino e poi a Cesenatico. Al Cesenatico salirono su delle barche da pesca in direzione nord cercando di raggiungere Venezia. Ma il 3 di agosto all'altezza della Sacca di Goro vennero intercettati da una flotta austriaca e questi li attaccarono, molti uomini morirono, altri furono catturati e altri invece riuscirono a scappare, e anche Garibaldi riuscì a scappare, ma per lui fu molto più difficile perché sua moglie Anita, oltre che essere incinta, era anche gravemente malata e riuscirono a scappare solo grazie all'aiuto del suo braccio destro, del braccio destro di Garibaldi, Giovanni Battista Culiolo, detto il Leggero, e insieme presero in braccio la moglie Anita, guadarono la palude per 400 metri e raggiunsero la terra. E così si addentrarono e camminarono, sempre nascondendosi, fino ad arrivare qui e trovare accoglienza in questo capanno al Lido delle Nazioni. Garibaldi, inseguito dalle barche austriache che lo avevano incrociato al largo del delta del Po, precisamente nella Sacca di Goro, cerca di sganciarsi facendo delle manovre nell'Adriatico, riesce parzialmente perché la sua flottiglia, formata da 13 imbarcazioni da pesca, viene attaccata e 10 vengono catturati in mare aperto. 3 imbarcazioni, tra le quali quella dove c'era lui, riesce a prendere terra sulla spiaggia di quella che all'epoca era ancora la spiaggia di Magnavacca, oggi è spiaggia di Lido delle Nazioni, e raggiungono questo capanno che è il loro primo rifugio durante la trafila. Questa praticamente era la stanza principale del capanno, dove troviamo il camino, che per noi oggi il camino serve solo per riscaldarsi, ma all'epoca serviva anche per cucinare il pranzo e la cena. E qui Anita trova un po' di ristoro per un paio d'ore, la fanno riposare sul letto, non si reggeva più in piedi,
perché la malattia stava progredendo a più non posso. Nel frattempo la vedova Trasforini, che abitava in questo capanno che era di proprietà di Ignazio Cavalieri, regala a Garibaldi un vestito civile, perché Garibaldi quando sbarca indossava ancora la divisa da generale, ma a questo punto non era più un soldato, era un fuggiasco, e quindi si mimetizza con l'abito del marito della vedova. Dopo un paio d'ore si spostano nella tappa successiva verso quella che per noi oggi è l'entroterra, ma che all'epoca era verso le valli di Comacchio. Solo poche ore di riposo, gli austriaci stavano arrivando e così i patrioti locali continuarono ad aiutare Garibaldi, sua moglie Anita e il braccio destro di Garibaldi, detto il Leggero, nella loro fuga. Li fecero salire sulle loro carrozze quando dovevano attraversare la terra e sulle loro barche invece quando dovevano attraversare le valli di Comacchio, e così, giocando sempre d'anticipo, continuarono a spostarsi da un capanno ad un altro. Ma le condizioni di Anita continuavano a peggiorare, si sono fermati in questa fattoria e qui purtroppo Anita morì, ma il generale, dovendo continuare la sua fuga, fu costretto ad avvolgere il corpo di Anita in una stuoia e darle qui una prima sepoltura. Vivi e splendi, o bella, forte, amorosa, leggenda garibaldina.
Nonostante il dolore per la scomparsa di Anita, il generale Garibaldi dovette continuare la sua fuga e nel frattempo cercava anche di organizzare un incontro per riunirsi con i patrioti ravennati, ma tra un imprevisto e l'altro arrivò tardi, mancò l'incontro e dovette rifugiarsi in un altro capanno. Dopo la morte di Anita, i patrioti portano via velocemente Garibaldi per paura degli austriaci. Da considerare che i patrioti sono semplicemente dei civili, quindi se vengono presi vengono fucilati dagli austriaci, perché i patrioti non sono come i volontari garibaldini, non essendo considerati un esercito regolare ma dei volontari, non sono soggetti alle leggi di guerra. Man mano che li prendono li fucilano. Di qui l'importanza di questa catena umana per salvare il generale. Quindi Garibaldi viene portato in questa valle e deve incontrare i patrioti ravennati verso Pineta. Però giungono troppo presto, non aspettano e vanno verso il mare. Poi fanno altri incontri, decidono di tornare indietro e si rifugiano in questo capanno. Poi il giorno dopo vedono una persona che gira in valle, lo chiamano, si fidano e gli danno un bigliettino che nasconde nelle scarpe e lo mandano a Ravenna ad avvisare dove sono nascosti. Questa persona, questo civile patriota, viene fermato 2 volte e malmenato dagli austriaci, però non gli trovano il biglietto. Quindi entra a Ravenna e lo consegna. E i patrioti che avevano fallito l'incontro il giorno prima ritornano e riprendono in carico Garibaldi, che poi verrà portato verso Forlì, poi fino a Modigliana dove c'è l'ultimo salvatore, Don Giovanni Verità, che gli fa superare l'Appennino. Forlì, Modigliana e altre decine di luoghi sparsi in giro per il mondo per poi tornare nuovamente qui, finché nel 1861 riuscì finalmente a portare a termine la sua missione, cioè quella di riunire il Regno d'Italia. E per questo episodio è tutto. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e perché no, lascia un messaggio qui sotto, scrivi un commento. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Away from Big Dogs, lontano dai pezzi grossi.